Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Per chi non mi conosce mi presento, io mi chiamo Michele e questo è il canale La Meccanica. Oggi ho qui con me questa bellissima Mini R56 e andremo a vedere insieme come andare a fare un ripristino dei fari in policarbonato. Chi già mi segue avrà già visto all'interno del canale che ho postato alcuni shorts a riguardo alla lavorazione dei fari per il ripristino. Visto che non l'ho ancora fatto, oggi voglio fare un video un po' più specifico, farvi vedere tutti i materiali che io vado ad utilizzare e farvi vedere le varie fasi di lavorazione. Prima di proseguire con il video, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, andate ad iscrivervi sotto qui al canale, sarà veramente cosa gradita per me, mi farà crescere e vi porterà anche tanti nuovi contenuti. Mi raccomando, però dovete attivare anche la campanella delle notifiche. E poi, se a fine video la lavorazione vi è piaciuta, lasciate anche un bel like. Partiamo dalle condizioni iniziali di questi fari. Prendo questo, l'altro più o meno è molto simile, forse qualcosa meglio è questo. Vi faccio vedere, utilizzo una lampada per farvi vedere la parte, vediamo se riesco a farvelo vedere, ecco qui, è tutto rigato e sopra, nella parte sopra, è proprio, si vede che è opacizzato il tutto, anche qui è tutto rigato il faro, un po' meno nella parte sotto. Questo avviene perché quando il faro, che è fatto in policarbonato, è a contatto con i vari agenti atmosferici, soprattutto il sole, la parte di lucido del faro tende a ossidare e quindi diventa giallognola bianca, ecco, diventa di questo colore qui, non è più bella trasparente. Noi cosa andiamo a fare? Sostanzialmente andiamo a togliere tutta questa parte di lucido e andiamo a ripristinare questo strato. In questo caso ragazzi non mi servirà andare a proteggere la parte esterna, perché su quest'auto ci basta andare a alzare il cofano e abbiamo accesso al faro senza nessunissimo problema, quindi non rischiamo di andare a danneggiare nulla. Alzo il cofano ed andiamo sul banco che vi faccio vedere tutto il materiale. Ed eccoci qui ragazzi al banco. Vi ho messo un po' tutta l'attrezzatura che io solitamente utilizzo quando vado a fare questa operazione. Voglio partire innanzitutto dalla parte di carteggiatura e inizio facendovi vedere quello che utilizzo per andare a carteggiare le parti. Lo posso fare benissimo anche a mano, ma ho acquistato questi due prodotti. Uno è questa levigatrice eccentrica, mi trovo benissimo. Questa mi serve per fare fari di grandi dimensioni dove ho un tampone da 125 da applicare tra la levigatrice e i dischi. Con questo riesco a fare, come dicevo, fari molto grandi in maniera veloce senza nessunissimo problema. Per parti un po' più piccole mi sono dotato di questo attrezzo qui con tamponcino da 80. Questo mi consente di andare nei punti un po' più ristretti, diciamo, lavorare in punti un po' più scomodi. Qui ho tutte le mie carte e adesso vi faccio vedere i dischi che sono andato ad acquistare. Sono questi 400, 600, 800, 1000, 1500 e 2000 all'interno di questa confezione qui. Ho anche altre carte, però di solito io parto da una 320 quando il faro è veramente compromesso, oppure se no in questo caso possiamo utilizzare anche benissimo una 400, quindi andremo a fare 400, 600, 800, 1000, 1500. Io ho visto che già fermandoci a 1500 con il polimero che ho acquistato l'effetto è perfetto, quindi il faro diventa praticamente nuovo. Vi faccio vedere la confezione. Vi ricordo che
quello che vedete io ve lo lascerò linkato sotto nelle descrizioni. Qualora vi servisse lo potete acquistare. Utilizzando quei link andrete poi a supportare il canale. Vado ovviamente a utilizzare i guanti e dei panni puliti. Tra una passata e l'altra io vado a utilizzare dei panni per andare ad asportare quello che è il materiale che vado a togliere. Vi faccio vedere il polimero, che è questo, cioè della Romana Colori, e mi trovo abbastanza bene. Con questo riesco a fare dei bei lavori. Ho anche del antisilicone da utilizzare prima di andare a mettere il polimero, e poi della semplice acqua. Questa è acqua distillata che mi serve per andare a lubrificare la carta abrasiva. In alcuni casi faccio da bagnato, così avrò meno materiale sulla carta abrasiva e la carta mi dura anche di più, andrà a durarmi di più. Mascherina, altra mascherina che è questa, importantissima, ve la faccio vedere. Mascherina 3M, mi serve quando vado a mettere il polimero, perché respirare il polimero fa veramente male. Bisogna dotarsi poi di tutti i dispositivi di sicurezza. In questo caso ho anche questa mascherina, vado a metterla in parte. Dulcis in fundo abbiamo l'attrezzatura per andare a fare la rigenerazione dei fari, che è questa. Vi faccio vedere la scatola in cui arriva. Queste sono carte che sono in dotazione all'interno, e qui troviamo poi il suo alimentatore con la spina, oppure con l'attacco per l'auto, per l'accendisigari dell'auto. Volendo si può fare anche quello. Oltre a questo troviamo qui una tacchetta, questa, che ci serve qualora dovessimo fare a mano alcune parti. Possiamo andare a utilizzare questa. Questa è la tazza. Troviamo un piccolo imbuto e troviamo anche questo beccuccio. Questa è una guarnizione che dopo parecchie volte è bene poi sostituire, perché deve andare a fare tenuta. Si va ad inserire il polimero liquido, metà o un po' più di metà, si chiude il tutto e si va a collegare l'alimentatore. Qua c'è una piccola resistenza, questa andrà a scaldare il polimero, vaporizza e uscirà dal beccuccio. Una volta che si attende all'incirca 2-5 minuti, vedrete che viene fuori del vapore. Da qui ci basterà stare all'incirca a 1 centimetro, 1,5 cm dal faro. Si passa dal basso e si va verso l'alto. Se non si vuole utilizzare questo beccuccio, si può andare a utilizzare quest'altro, sempre con una guarnizione. Si mette allo stesso modo e c'è un piccolo tubicino, va inserito in questa maniera e si può andare a lavorare così. Io però preferisco utilizzare questo, mi trovo molto meglio. Con questo evito di andare a fare colature. Lo tengo sempre posizionato in questo modo e vado a lavorare sul faro. È presente anche all'interno della confezione un piccolo nastro per andare a mascherare la parte esterna del faro. È veramente molto piccolo. Io vi consiglio, e vi metterò linkato poi nelle descrizioni, un nastro molto più largo, questo per andare a fare un bel cordone, per non andare a danneggiare tutte le parti attorno al faro. Ragazzi, se avete dei dubbi sul materiale da utilizzare, lasciatemi un commento sotto, io poi andrò a rispondervi. Ora che vi ho fatto vedere i prodotti, è giunto il momento di iniziare l'operazione di ripristino fari. Quindi mettiamoci all'opera. Vai! Come prima cosa, ragazzi, vi faccio vedere come andare a montare il tampone. Vedete, ci sono dei fori che dobbiamo far andare a combaciare con i fori della macchina. Cerchiamo di metterli il più possibile centrati in questo modo. Perfetto. Così. Mettiamo la prima carta, 400, stessa procedura. Metto così, centro e faccio combaciare i fori che ci sono sulla carta.
eccola qui, prendo l'acqua e vado a nebulizzare sul faro. Questa operazione la andrò a ripetere per tutte le carte. Ora c'è la 400, quindi 400, 600, 800 e su fino alla 1500. Se sarà necessario mi spingerò anche un po' più su di 1500, ma credo che con 1500 dovremmo ottenere il risultato che voglio, quindi io penso che mi fermerò a 1500. Mascherina ovviamente per non andare a respirarsi tutta la parte di polveri, e possiamo iniziare. Partiamo. Ottimo, finita la carteggiatura vado a rimuovere, sempre con dell'acqua, la parte che abbiamo tolto. Dobbiamo andare a togliere le rigature e i segni della carta precedente. Questa è un 400, passiamo quindi alla carta 600 e questa procedura la dobbiamo fare fino al 1500. Ragazzi, se vedete che poi il disco si impasta troppo e quindi non riesce a lavorare, lo andate a sostituire con un altro dischetto nuovo. Continuiamo con l'800. Finito con la 1000, vado a dare una pulita e facciamo l'ultimo passaggio con la 1005. Vado a bagnare, filo dietro le spalle e vado a fare l'ultimo passaggio. Bene ragazzi, ho terminato di carteggiare i due fari partendo dalla 400 fino alla 1500. Dobbiamo andare a pulirli con l'antisilicone. Gli diamo una bella passata di antisilicone con un panno pulito. Procediamo. Ottimo, siamo pronti per il polimero. Vado a preparare la tazza con il nostro polimero. Prima cosa vado a mettermi i guanti.
dobbiamo andare a riempire la tazza almeno per metà della sua capienza. Poi dipenderà dal faro che avete voi. In base a quello, alla grandezza, andrete a decidere se metterne metà o anche un po' più di metà. Vado ad inserire così può bastare. Il liquido del polimero che non viene utilizzato lo andate a raffreddare. Una volta raffreddato lo andate a rimettere dentro la sua confezione e si può riutilizzare tranquillamente. Metto il suo beccuccio facendo attenzione alla guarnizione, che resti ben aderente alla tazza. Così. Pronta la tazza, dobbiamo collegarla al nostro alimentatore. Qui c'è la presa, basta attaccarla in questo modo facilmente. Questa poi la vado a mettere nella presa della corrente. Circa 2 minuti, massimo 5, dovrebbe essere pronta la tazza. Importantissimo, non dimenticatevi di usare la mascherina ai carboni attivi, perché è un liquido molto potente e se vi va a finire poi all'interno dei polmoni può fare dei danni. Meglio sempre avere i dispositivi di sicurezza e utilizzarli. Vado a collegare la spina, mi metto la mascherina e siamo pronti per partire. Mentre sono in attesa che il polimero vada in temperatura, vi voglio spiegare sostanzialmente come vado ad agire sul faro. Spero mi sentiate con la mascherina. Io parto sostanzialmente dal basso e vado a salire, poi dipende dalla tipologia di faro. Questo modo qui mi consente anche di stare molto più attento e non lasciare aree magari non coperte, così riesco anche a fare un bel lavoro omogeneo. Verifico che il polimero sia pronto e poi possiamo partire. Prima uno e poi facciamo anche l'altro. Dobbiamo cercare di stare a 1 centimetro, 1 centimetro e mezzo massimo di distanza tra il faro e il beccuccio.
Lavoro finito ragazzi e vi faccio vedere come sono venuti, così poi sotto nei commenti mi scriverete cosa ne pensate. Uno, e vi faccio vedere anche l'altro. Eccolo qua. Secondo me sono tornati come nuovi. Voi cosa ne dite? Ve li faccio vedere anche insieme. Eccoli qua. Ed eccoci qui ragazzi per le conclusioni finali. Sono andato a pulire un po', a risistemare un po' il banco. Spero in questo video di avervi fatto vedere il mio modo di lavoro, il mio metodo di lavoro. Questo è il risultato che ne esce fuori utilizzando i materiali che, come avete visto, vi lascerò poi in descrizione. Spero veramente di essere riuscito a farvi capire come funziona questo kit di ripristino fari. Ragazzi, io vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina per così rimanere sempre aggiornati su tutte le novità e i nuovi video, e se il video vi piace lasciate anche un bel like. Mi raccomando, aspetto anche i vostri commenti sul lavoro, voglio sapere la vostra per capire se vi è piaciuto oppure no. Vi ricordo che sono presente anche in altri social, quindi Facebook, TikTok, Instagram, dove anche lì vado a postare qualche video o qualche foto. Quindi se volete potete seguirmi anche lì. Ora chiudo il cofano, chiudo tutto e riconsegno l'auto e spero che anche il proprietario sia rimasto contento come lo sono io del lavoro fatto. Non mi resta che salutarvi e ricordarvi che noi ci vediamo a un altro nuovo video. Ciao!